Saluto a tutti ragazzi, benvenuti e bentornati sul mio canale da Michele e ben ritrovati per un nuovissimo appuntamento, la speciale prima uscita della leggendaria Alfa Romeo Giulia Super 1600, carrozzeria tutta in metallo, edizione a 7, il modello in scala 1:8. Andiamo a vedere qualcosa di più nel dettaglio. Tra 14 giorni in edicola la seconda uscita, o altrimenti vi abbonate e lo riceverete a casa vostra senza alcuna spesa per quanto riguarda la consegna. Allora, la seconda uscita invece di 11,99 €, perché questo sarà il prezzo di ogni uscita. Questo è il prezzo della seconda uscita. La collezione è composta da 100 uscite, quindi come ho appena detto riepiloghiamo: 50 centesimi questo numero, il numero 2 5,99 € e per le restanti 98 uscite 11,99 €. Allora, qua ci dice: la berlina dal cuore sportivo, muso basso e coda tronca, fiancate sinuose, la berlina che ha fatto la storia, aggressiva, elegante, veloce, disegnata dal vento, recitava lo slogan di una famosa campagna pubblicitaria. La Giulia Super 1600, il mitico biscione, è la quintessenza del design Alfa Romeo, un sogno firmato Pininfarina, capace di sopravvivere al tempo e alle mode. È stata fatta anche sempre la Giulia, però dei carabinieri, bellissima, e anche lì come questa, ragazzi, non potrò continuare a farla perché ho già 7 collezioni. Se date un'occhiata alla mia playlist potrete vederle, e quindi è già una bella spesa, e i soldi non sono ancora capace di farli, e meno male, altrimenti dimorerei in altra ubicazione e non a casa, sarei spesato dallo Stato in galera. A parte gli scherzi, è bellissima, ve la consiglio perché è veramente bella. Io ho guardato un po' di cose, le portiere sono apribili, i finestrini anche, il volante sportivo a 3 razze, vano motore ispezionabile, c'è il dettaglio del biscione, il coprimozzo è cromato. Andiamo adesso a vedere quello che troviamo. Metto pausa e ci vediamo dopo che apro tutto il blister. Ok, adesso prima di aprire la confezione diamo un'occhiata all'interno, vediamo se ci sono nuove informazioni. Guardate che spettacolo, bellissimo anche il colore, e il telecomando, a differenza di quello della Lancia Stratos, ha anche il logo Alfa Romeo bellissimo, e abbiamo la funzione delle frecce che non è presente nella Lancia Stratos da corsa che sto costruendo. Pensate, i finestrini si apriranno con la manovella come in quella vera. Poi, per chi si abbona, il raccoglitore dei fascicoli, il portachiavi, un modellino in scala 1:43, ma non guardatele queste cose, non guardatele. Quello che è importante per chi si abbona sono le spese di spedizioni gratuite. Se trovate un pezzo difettato non dovete darlo indietro come invece dovrete fare con l'edicolante, ma vi basterà fare una foto, mandarlo all'indirizzo dedicato, specificare la collezione che state facendo e ovviamente il numero del fascicolo, e vi mandano indietro subito un altro numero, ve lo spediscono a casa e voi vi tenete quello fallato. Abbiamo anche una pratica borraccia col marchio Alfa Romeo, il materiale in acciaio, capacità 800 ml, e se paghi con PayPal o carta di credito su Hachette.it hai in omaggio, oltre che quello che abbiamo detto prima,
anche il coltello tascabile multifunzione marchiato Alfa Romeo in acciaio inox dimensione 9,6 x 2,8 x 2,3. Eccolo qui. Ma ripeto, queste sono cose che probabilmente poi non userete mai. Quello che conta è come il modello viene riprodotto, e secondo me, se si ha la possibilità, fatelo, perché conviene veramente. Questo abbiamo detto che è il secondo numero, e questo è quello che riceviamo una volta che ci abboniamo. Ok? I sedili probabilmente sembrano veri, sono belli grandi, nel senso belli spessi. Quindi via anche questo, diamo un'occhiata all'interno del fascicolo e poi passiamo a questo primo montaggio, e purtroppo sarà anche l'ultimo. Forse prenderò anche il secondo numero, ma vi dico il perché. Per terminare, e mi auguro che si termini, anzi guardiamolo subito, per terminare la mascherina, eccolo qua. Sì, ce la facciamo, quindi il secondo lo prendo perché il musetto come gadget comunque è sempre uno spettacolo. Ecco qua, ci sono tante curiosità all'interno che io vi consiglio sempre di leggere. Questa è la seconda di copertina con numeri utili e servizi che si ripete a ogni collezione che deciderete di fare. E qui è la storia della Giulia dal 1962 al 1977. È bella ancora di più adesso con queste linee sinuose qua, stondate, ecco, non con spigoli vivi. Questa è la macchina che devono fare. Avete visto quando mettono le lamiere arrotondate, stondate, è bellissimo, tipo, ecco, un elefante, ecco. È una cosa molto grande, però è sempre delicato. Se lo vedete nei movimenti, l'elefante è veramente meraviglioso, con tutte le sue rotondità. È una similitudine che non è così sbagliata. Ecco qui. Intanto ringrazio tutti i miei iscritti che hanno permesso al canale di arrivare a quasi a 4.000 di voi. Grazie ragazzi. Per coloro invece i quali mi guardano ma ancora non sono iscritti, sempre che ne abbiano piacere, iscrivetevi al canale, attivate la campanella, sarete così aggiornati su ogni mio nuovo video pubblicato. Date anche un'occhiata alla playlist dove potrete trovare altri modelli, non soltanto di auto. Questo, se non sbaglio, è il Blue Le Mans, perché io avevo l'Alfetta 1008 4 fari di questo colore. Qui abbiamo la 33 stradale. Io ho un modellino radiocomandato bellissimo di quest'auto ed è eccezionale, bellissima. Adesso io non parlo di motoristica perché non sono un ingegnere, non sono un esperto, però esteticamente, considerando anche quando è stata fatta, mi sembra... Allora, eccola qua. Fatemi vedere un po'. Ne furono allestiti 18 esemplari dal 67 al 69. Ecco, considerate, io sono del 66, quindi parliamo di 57 anni fa. Aspettate, no, 67, 56, 55 anni fa è nata questa auto ed era bellissima. Qui riprendo per darvi la possibilità di poter leggere, ovviamente dedicato a tutti coloro i quali non hanno acquistato questo numero. Poi passiamo al montaggio. Io ho già preso del lubrificante, per chi mi segue lo sa che mi creo i filetti nel metallo usando un lubrificante, qualsiasi lubrificante.
Ecco una cosa che forse molti non sanno, sicuramente i veri alfisti sì, che Alfa vuol dire Anonima Lombarda Fabbrica Automobili. C'è scritto qui, ma questo lo sapevo. Come la Fiat è Fabbrica Italiana Automobili Torinesi. E questo è quello che vi ho appena detto. Anche questa storia dell'antica trattoria del Portello, da cui poi prese il nome lo stabilimento e tutto, andate a vederle, è carino, io queste cose non le sapevo. Pensate, 1906. 1906. Ecco qui, riceviamo questi pezzi, andiamo a vederli subito, questa è la fase di montaggio, quindi potrò magari anche far sì che... Perfetto, prendiamo subito i loro pezzi. Non dovete avere fretta subito di montare, carissimi, perché se amate veramente quest'auto, la storia è importante quanto il modello. Non ci sarebbe potuto essere uno senza l'altra. Ecco qua. Andiamo a vedere come è stata fatta questa prima uscita, perché purtroppo il controllo qualità sapete che è inesistente. Ve li sostituiscono i pezzi, ma purtroppo, ahimè, il controllo qualità è inesistente. Ho già visto una cosa bellissima. Guardate cosa c'è qua sotto. Sto cercando di farvi leggere. Se si mettesse a fuoco l'immagine sarei anche contento. Ecco qua. Che spettacolo. Queste sono le cose che fanno la differenza in un modello, i particolari. Là qui sotto poi ci sarà la copertura, per cui chiaramente la vernice è sfumata, non ci interessa. A noi ci interessa qui, poi chiaramente io in ogni modello che eseguo andrò poi a lucidarla. La verniciatura, vi dico la verità, se fosse così in tutto il modello, non guardate queste perché sono delle cere che hanno usato per lucidarle, quindi non è un problema, sono cere protettive. Dicevo che se fosse veramente così è meravigliosa, non è a buccia d'arancia, è completamente un olio bellissimo. Qui abbiamo lo spruzzatore che hanno riprodotto, questa linea che chiaramente nella vera è in metallo cromato e qui è in plastica. Le cose che infastidiscono sono sempre questi punti di iniezione della plastica, potrebbero farli sotto, no, vedete di qua è bellissima, non c'è difetto. La girate da questa parte e trovate questi due pezzi bruttissimi che sono le attaccature poi dove vengono staccati i pezzi dopo la fusione. Comunque abbiamo queste qui che sono i ganci di fissaggio che sono in metallo. Queste dobbiamo guardarle. Io non so se riesco a farvi vedere il particolare come lo vedo io, ma è bellissima. Voi andate a poi togliere le imperfezioni, qui vedete, qui abbiamo la R, quindi questa è la parte destra, e qui la L. Controllate sempre perché potrebbero anche aver rimesso due pezzi uguali, può succedere, ve lo garantisco perché può succedere. Ecco qui, parabola, vetro principale, destra e sinistra, anche queste sono contrassegnate con le lettere, mi raccomando attenzione.
Io ho appena messo il dito dentro, ecco, non lo fate. Pulisco un attimo. Ok. Poi abbiamo, guardate, lo scudetto frontale, anch'esso in plastica. Qui è bellissimo. Qui abbiamo sempre questo punto cribbio. Ma mi rivolgo, ci fosse mai qualcuno che mi ascolta, che li produce, ma possibile che non potete farli qui i punti di iniezione? Capisco che gli stampi sono questi e chissà quanto costerebbe, ma pensarci prima? Oppure ritoccateli su, o metteteci delle vernici dentro, fatecele pagare 1 euro, 2 euro, metteteci delle vernici di ritocco cromate, non argentate, perché per chi ama i modellini queste cose non devono succedere. Ragazzi, dai. Attenzione che ci sono le parabole dei vetri, vedete? Oh, mamma mia, ragazzi, ma qui siamo a un livello pazzesco. Come ve lo faccio vedere? Ve lo devo far vedere questo qua, ma no. Aspettate, devo trovare un fondo scuro, altrimenti non ce la faccio. Abbiate pazienza che sto cercando qualcosa, sto cercando di improvvisare qualcosa per farvi vedere. Oh sì, quando cerchi una cosa non la trovi mai. Vediamo se ce la faccio qua sotto. Vi devo far vedere, vabbè, questo è l'Audi, non c'entra niente, ma il fondo è nero, chissà se ce la faccio a sfruttarlo. Vi devo far vedere le scritte, se ce la faccio. Non ci posso credere che abbiano, pensate solo che stampo è questo. Ma vi rendete conto? Ma guardate. Vabbè, lasciate perdere le mie dita che sono tutte rovinate. Guardate, Carello. C'è scritto tutto, le sigle. Pazzesco, addirittura guardate il tridente centrale. Pazzesco, ragazzi, non avrei mai pensato una cosa del genere. Incredibile, sembrano veramente vere. Poi, scusate, vediamo questo. Quando le cose sono fatte bene bisogna dirle. E poi abbiamo le 3 griglie e lo stemma, adesso vi faccio vedere. Eccole qua. Queste sono in metallo. Griglia mascherina fari, bellissima. Eccola qua. Qui abbiamo la griglia frontale, una serie di viti AM da avvitare nel metallo. Sono coniche, quindi vanno a scomparsa, rimangono a filo della lamiera, del metallo, meglio così. E questo è lo stemma Alfa Romeo. Prendetevi un cotton fioc, guardate, e fate così, non serve metterlo in un bicchiere d'acqua, non serve assolutamente, guardate. Prendete, bene, lasciamolo lì, lo lasciamo lì e si stacca poi tranquillamente.
Poi andiamo adesso a montare. Allora, cominciamo. Prendiamo questo, ci vanno 4 viti AM, una è data sempre in più, sfregamento del dito pollice e indice, apertura facilitata. Prendiamo 4 viti e una la chiudiamo e la lasciamo dentro. Ok, poi prendiamo il lubrificante, un po' di carta per pulire l'eccesso di lubrificante e con una sola vite ci creiamo tutti e 4 i filetti. Vi faccio vedere il passaggio. Non abbiate mai fretta di montare il modello. Vi consiglio di usare il lubrificante perché la vite scorrerà sicuramente meglio. Mi raccomando, quando arrivate a fine corsa, fermatevi immediatamente. Non fate nemmeno un mezzo giro in più, altrimenti romperete la vite all'interno e poi vi dico subito, fate prima ordinare un'altra uscita. Può anche succedere che vi si rompa così la vite, perché ci sono delle viti che purtroppo sono difettate e vi può capitare, però sicuramente è più difficile se userete un lubrificante che questo possa accadere. Ecco fatto. A questo punto puliamo. Qua c'è della limatura di ferro che è stata causata dal filetto che ho creato, vedete? Eccoli lì i filetti. Bene, adesso andiamo a mettere questi. Prendiamo il cofano così, come in figura, e mettiamo questi così. Giriamo il cacciavite al contrario, ma questo solo se vi siete creati i filetti. Quando sentite il clac avvitate. Eccolo lì, vedete? Non stringete tutto subito. Lo farete dopo che avrete messo tutte le viti necessarie per quella sessione di montaggio. Adesso possiamo stringere. Controllate che non ballino le cerniere e che sia tutto a filo, vedete? Vedete qui? Perfetto. A questo punto prendiamo questa che è la, un attimo che sto guardando, questa qui, sì, è la R. Ok,
un attimo, abbiate pazienza perché sto facendo tutto qui così in diretta con voi. No, è la L, perfetto. Prendiamo la L e andiamo a mettere questo. Che roba, ragazzi, che particolari, bellissimo. Prendiamo la L, eccolo qui, non vi potete sbagliare, guardate. Non mettete le dita nella parabola. Queste poi sono da avvitare, guardate. Vedete che avete i perni qui e uno qui. Questi perni entrano all'interno di questa scanalatura e poi è scanalata anche qua in maniera orizzontale da una parte e ovviamente dall'altra. Ecco, quindi dovrete poi avvitarla. Quindi mettiamo questa così, la inseriamo dentro. Ok, sto guardando solo una cosa, un attimo, io devo controllare tutto. Questa entra così, ma entra anche così. Faccio un controllo soltanto. Non cambia niente se la metto così. Ok, vedete? Sta su da sola, ma chiaramente se io la faccio girare lei poi cade. Poi verrà tenuta ferma dal pezzo sotto. Comunque, torniamo a noi. Beh, ma ragazzi, però, voi avete anche ragione, Michele, ma cosa stai facendo? Ma se non metti il vetro, vieni dite, lo mettiamo il vetro. Magari, Allora, il vetro devo studiarmela bene. Il vetro non ci dobbiamo assolutamente sbagliare. Quindi io questo se lo metto così. Un attimo, L'altro è qui. Allora, io questo posso metterlo così e questo lo posso mettere così. Ma c'è solo un modo corretto per metterlo. Allora, guardate ragazzi, fate molta attenzione perché c'è solo un modo per metterlo correttamente, vedete? Adesso io, per farvelo vedere, sono contento a mettere il dito dentro, poi lo pulirò. Abbiamo questa parte, ok? Ma potremmo mettere anche questo, vedete? Vedete che abbiamo la stessa scanalatura qui? Però guardate la punta, guardate la lettera L qua sotto, guardate la punta com'è. Se io mettessi questo, guardate la punta che va verso in su, parlo di questa punta va verso il basso perché deve andare a battere qui. E in più quando la girate, perché questa poi è la parte sinistra, qui poi per capirci ci va questo, così, avete la scritta carello. Qua, vedete carello. Se sbagliate e mi andate a inserire questa qui, il faro si chiude lo stesso. Ma la scritta carello è al contrario, vedete? E di conseguenza anche tutto il disegno del fanale. Quindi mi raccomando, spero di essere stato chiaro. Adesso pulisco un po' questa. Ok, torniamo a noi. Allora, questa va messa, abbiamo detto così. E questa va messa così.
perfetto. Poi prendiamo la lettera L e la andiamo a mettere così. Ecco cosa volevo vedere, guardate, vi faccio vedere una cosa. Se la inserite in questa maniera non entra, vedete? Il perno entra lì ma non entra qui. Quindi c'è un modo obbligatorio per poterlo mettere, meno male. Ecco qua, che è questo. L1 qua verso l'esterno e poi avvitate questo così e lei si blocca. Poi però dovete fare una cosa, dovete correggere voi con le dita, vedete che è un po' storto questo affare qua, lo mandate in su così, vedete che si muove? Ecco, questo deve stare fermo, diritto, così. Se volete essere pignoli, ragazzi, questa linea deve essere in linea con la metà qua e questo lo girate, lo chiudete. Allora è a posto. Sono piccolezze che però fanno la differenza. Ecco qua. Adesso la scritta carrello è perfettamente diritta, la vedete? Questo è il montaggio corretto. Adesso facciamo la stessa cosa dall'altra parte. Sì, è un modello da fare. È un modello da fare, ragazzi. È un modello da fare. Stessa cosa, questa è la destra, quindi così. La scritta a carrello, basta guardarla così e va messa in questa maniera. Una volta che avete capito questo, che è importante, lo montate tranquillamente. Pulite sempre dentro perché una volta che chiuderete ovviamente il faro non potrete più farlo. Ok. A questo punto mettiamo la lettera a questo punto anche verso l'esterno qui, che dovremmo essere a posto. In questa maniera, vediamo. Eccola qua. E avvitiamo. Ecco qua. Guardate che bellezza. Adesso a parte tutto, ma questo faro che opera d'arte è? No, bellissimo, bellissimo, è veramente un modello eccezionale. Bene, andiamo a mettere anche quest'altro pezzo qui. Ok. Poi prendiamo questa. Andiamo a mettere qui. Vediamo dall'altra. Perché dovete farla entrare nei perni anche. Ecco qua.
Vedete che non torna più indietro adesso? Prima invece usciva. Dovete fare entrare bene anche nei perni, quei due lì. Questo e questo. Deve essere a filo del metallo il perno, non deve uscire, a filo. Adesso guardate, andiamo a prendere questo che ho bagnato prima con il cotton fioc. Eccolo qui. Bagniamo un po' il dito. Appena la superficie qua, così possiamo lavorarla un po', un puntino d'acqua, non di più, così. Ecco. Adesso lo facciamo scorrere. Ok. Qua c'è da lavorare bene, La croce rossa ovviamente deve essere perpendicolare. Ancora un po'. Ancora un po'. Se vi regolate con la croce rossa che avete qui, non vi potete sbagliare. Ovviamente dovete anche centrarla lasciando il bordino cromato sia da una parte che dall'altra. Bene. Vedete che è ancora un po' girata così? Guardate. Rispetto a questo perno. Vedete subito. Quindi va ancora bagnata e spostata. Ecco, così è perfetta, vedete? Adesso la tampono, questa parte di qua è asciutta, poi faccio così, vi faccio vedere. Ecco qui. Vedete? È perfetta adesso. Ci sono ancora i bordini, per quello che vi dico, fate un lavoro fatto bene. Vedete qua all'esterno potete vedere che non ci sono grinze. Qui invece abbiamo ancora queste che vanno tolte. Quindi sempre con pazienza. Avete visto che non ci sono più? Queste sono le differenze quando montate un modello, perché poi la decalcomania, se viene lasciata staccata, si secca e si crepa e si rompe. Così no. In realtà, se voleste fare un bellissimo lavoro, se avete poi, quando è asciutto, un trasparente lucido da dare qua sopra, che vada non solo sulla decalcomania, ma che prenda anche un po' della cromatura qui, è il massimo. Vi rimarrà ancora più vivo, sembrerà ancora più vero il distintivo, diciamo lo stemma, e
non vi si staccherà veramente mai. Avete visto? Guardate la croce che è perfettamente centrata, ed è così che deve essere. Bene, adesso andiamo a fare, per quello che riusciamo, una piccola anteprima. Una, beh, cosa vi devo dire? È un modello che consiglio a tutti, e ripeto, io avrei fatto anche quella dei carabinieri quando è uscita, ma purtroppo non c'è stata la possibilità allora e non c'è neanche oggi. Però ho voluto farvela vedere perché per chi può farla sicuramente è un modello da fare. Grazie ragazzi, ragazzi non vuol dire nulla. Grazie ragazzi del vostro tempo. Un saluto a voi, a tutti i vostri cari più cari. Mi raccomando, per quelli che non si sono ancora iscritti, iscrivetevi al canale e attivate la campanella. Sarete così aggiornati su ogni mio nuovo video pubblicato. Se avete anche piacere di farvi montare il modello da me, contattatemi privatamente. Grazie, al prossimo video. Ciao!